Ciao amici del bosco, oggi parliamo della pera picciola. Cosa lei di mettere il bosco? Questo se lo faccio Non lo so io. come faccio? Un albero così è proprio un esempio di abbondanza. Pensate alla bellezza di tutta questa frutta che si conserva per tutto l'inverno. Quante persone può sfamare? Si può riconoscere tranquillamente da questa lunghezza del picciolo, dalla dimensione che è più o meno questa, un pochino più grande. Da noi proprio il peduncolo si chiama picciolo e quindi la pera picciola perché c'è il peduncolo quello lungo. E poi si riconosce dalla forma a candelabro delle striature, delle venature interne della foglia stessa, che sembra un candelabro. La pera picciola è un frutto, un piccolo frutto che cresce solo sul Monte Amiata. Un test è finita per te. Che te registri, eh? No. Ah, bravo, bravo. Questa pera, che si conserva per tutto l'inverno, ha costituito nella storia una importantissima risorsa per le persone che vivevano in questo territorio. È un frutto antico e come tutti i frutti antichi ha molte caratteristiche positive. Ho la sensazione, anzi ho il ricordo chiarissimo del pero piccolo perché in casa mia il pero piccolo era il totem. Era il nonno, e non l'ho conosciuto, ma babbo, che mi raccontava sempre del suo nonno, gli raccontava di questo pero che era il pero più intelligente della zona, perché in base a quando il pero sfioriva, quindi proprio alla fine della fioritura, solo allora nel mio podere dove vivevamo noi, i nostri nonni, veniva considerata la primavera. Cioè lui era quello che diceva c'è la primavera o non c'è la primavera. E tutti pensavano alle tre forme, alla data, guardavano tante altre cose. Da noi invece si metteva, il nonno piantava le verdure solo quando il pero piccolo aveva sfiorito. A guidarci alla scoperta della pera picciola ci pensa Fabio Pinzi, tanto lo conoscete, abbiamo fatto un sacco di video con lui fa parte di un'associazione proprio dedicata alla conservazione, alla tutela e alla diffusione della pera picciola. Altra caratteristica di questa pera, a parte la conservabilità, è che veramente non soffre neanche l'attacco di tanti patogeni, né di afidi, né di insetti. Ha una capacità fortissima di resistenza a qualsiasi malattia. È un albero fantastico, produce tantissime pere senza bisogno di fare niente. Non ci saranno parassiti, non ci saranno problemi e la produzione è sempre abbondante. È una pianta che non ha bisogno di niente, che vive secoli. Non ha bisogno di essere né potata né accudita, ha bisogno solo di non essere disturbata. Produce quasi sempre costantemente, difficilmente non produce, perché ha ancora il ricordo dei tempi e quindi ha resistito anche quest'anno, che c'è stata una freddata tardiva, e comunque sia loro producono sempre perché hanno questa capacità di non fiorire nello stesso momento. Una pera che era comodissima per i nostri nonni, perché si raccoglie a ottobre-novembre, una volta si legavano i piccioli con della corda, 2 per volta, poi si mettevano sulle canne e quindi nelle case antiche dei badenghi c'erano delle canne attaccate e da queste canne uscivano le pere legate così e quando cadevano, ti cadevano anche in testa mentre passavi in cucina, erano mature, perché la stufa, il calore le faceva maturare prima e quindi da gennaio in poi erano commestibili. L'alternativa era la paglia, messa in paglia, e ad aprile erano buone. Se ci pensiamo, da ottobre ad aprile le cuocevano tutti i giorni con le castagne e quindi la cena spesso per i badenghi era patate e castagne e pere. E era perfetta fondamentalmente, tutto a costo zero. E quando proprio volevano farsi male ci mettevano un po' di lardo spalmato nel pane, ma il pane nero era un surplus. Non si mangiano queste,
si tirano e basta. No, solo le essate vengono fatte, perché poi in realtà è anche un po' granulosa, no? Come tante le fanno proprio mettendole anche nelle pietanze, negli arrosti, nei piatti tipici. Ma ora poi ci fanno anche la crema per metterla nel formaggio. Dall'analisi genetica esce fuori che questa pianta qua è solo presente nelle Montagnata e solo qui nel Senese, nel versante senese. Ha una quota altitudinale che va sempre sopra i 900 metri e l'ideale è un terreno di margine fra la parte trachitica e la parte argillosa. Queste, se andiamo a cercarci, proprio segue questo percorso. Quindi è una pianta molto caratteristica. Sicuramente si espandeva più a sud, poi il cambiamento climatico già da anni si sta spostando verso il nord, ma non c'è più nient'altro che non qua. Possono diventare giganteschi, il mio è 2,80 m di circonferenza, a 1,80 m d'altezza, e quello di Antonio penso che sia alto a 10 metri, forse più, e quindi dimensioni immense. E tu sei molto legato a quell'albero? Tutti siamo legati, anche lui, ognuno di noi è legato anche perché ce ne sono 30, non 30 milioni, 30 piante, quindi ognuno di noi è per forza legato alle proprie. Avevo la maglietta bianca. Guardate che bello quell'esemplare, un pero picciolo pienissimo di frutti, un carico enorme. Questa qua è il modo che da sempre la natura ha scelto per propagarsi, è semplicissimo, costo zero, sicuramente una radice, è ripartita da una radice questo nuovo pollone, con un po' di fortuna potrebbe essere anche dal seme, ma credo che sia lì. Comunque è al di fuori della chioma della pianta, perché la pianta non ha nessun interesse a averne al di sotto della propria chioma. E questo fa lo spostamento, da qua arrivata qua, fra 100 anni si sposta di là, fra 200 di là e colonizza. Cammina. E cammina. Sono diversi anni che facciamo opere di ripropagazione, c'è stato anche uno studio delle università che ha individuato quelli che erano, diciamo, le piante madri, semplicemente con l'innesto, la cosa più veloce facciamo con l'innesto. Io faccio anche da seme, perché tanto a me non mi interessa la purezza, quello che verrà verrà. Entrambe le cose sono funzionali e vanno bene. Sono piante lentissime, producono dopo tanti anni, però se uno fa finta di niente va benissimo anche così. Recuperare frutti antichi è veramente molto importante, un po' perché ci hanno accompagnato per tutta la nostra storia e una ragione se siamo arrivati fino a qui c'è, ed è anche merito loro. Cercare nel nostro territorio le piante giuste, quelle che rappresentano te ma rappresentano anche il territorio, dovrebbe essere uno sport che tutti noi dovremmo esercitarci a portarla avanti. I frutti antichi sono in genere molto più resistenti a tutti i patogeni, quindi non avrete bisogno di trattamenti, saranno più resistenti, cresceranno con più facilità e vi consentiranno di avere la vostra food forest senza fatica e senza veleni. Piantiamo, tanto biodiverso, in più forme, arboree, arbustive, erbacee. Abbiamo un solo dovere in questo momento, che è quello di piantare. Non possiamo neanche permetterci di essere troppo sofisticati. Benissimo il pero picciolo, ma se ho anche una piravoipina mi va bene lo stesso, basta piantare. Tutte queste varietà di frutti in realtà sono a rischio, anzi probabilmente molti li abbiamo già perduti, quindi è molto importante guardarsi intorno e quando individuiamo piante come queste aiutarle sia appunto a proseguire il loro percorso ma anche a propagarsi, quindi studiate o fatevi consigliare sulle tecniche per riprodurre altre piante del genere, non perdiamocele per strada. Per le ricette con le pere picciole ci vorrebbe un altro video. Magari lo facciamo con Fabio una volta. Queste si mangiano cotte e sono ricchissime di proprietà, quindi venite sulla Miata a conoscerle. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, ciao!
A me per esempio questo non mi piace, però non lo fa. Lo so che non ti piace. Che cosa? Questo pelo. Ah, non ti piace? Vedi com'è stressato questo male?